tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti! Bene, prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, ma soprattutto di sostenermi con un bel like e poi commentate più che potete. Bene, come avete visto dal titolo, oggi andiamo a parlare di cellulari, ma un cellulare per anziani, o per le persone che non vogliono un smartphone, o quelle persone che dicono io voglio un telefono semplice, deve fare solo le chiamate. Benissimo, questo è il telefono giusto per voi. Io l'ho acquistato su Amazon, non è sponsorizzato da nessuno, questo telefono me lo sono acquistato io, anzi l'ho acquistato per mia mamma che ha il suo telefono che sta andando, ormai la batteria non tiene più niente, e quindi ho deciso di prendere questo perché era in offerta, perché comunque i tasti grandi e per altri motivi che adesso andremo a vedere. Il telefono si chiama Huawei ed è il modello G380D e adesso andiamo a vedere appunto come è fatto. All'interno della confezione cosa troviamo? Troviamo il nostro cellulare, eccolo qua, che lo apriamo adesso per la prima volta. L'ho preso col display esterno perché è sempre molto utile vedere l'ora, le chiamate, eccetera. Si apre e qui abbiamo i tasti belli grandi, come vedete, verde per rispondere, rosso per chiudere la chiamata, M1, M2, M3 sono i numeri che io vado a chiamare più spesso, quindi posso memorizzare il numero, noi ad esempio siamo 3 fratelli, andiamo a mettere il numero di mio fratello più grande, di mia sorella e quello mio, così mia mamma quando ha bisogno basta che preme il tastino e si ricorda che il 2 è la Luisa, mia sorella, e quindi la chiama. Poi tastoni belli grandi, e soprattutto qui dietro abbiamo il tasto SOS. Che cos'è il tasto SOS? Io tengo premuto, sto male, ad esempio non me la sento oppure non ci vedo bene, è successo purtroppo che mia mamma si è sentita male, tiene premuto il tasto SOS, chiama il primo numero che viene registrato, poi chiama il secondo, poi chiama il terzo, poi chiama il quarto, poi chiama il quinto, fino a che qualcuno risponde. Se non risponde nessuno dei primi 5 numeri, rifà ciclico per 3 volte, quindi 15 volte fa delle chiamate. Spero che qualcuno risponda in modo che abbia bisogno. Bene, adesso andiamo ad aprirlo e mettere su, anzi prima guardiamo cosa c'è ancora dentro sulla scatola. C'è la batteria, che è una batteria abbastanza capiente, eccola qua, batteria, è una batteria 3,7 volt da giustamente 1000 mAh, quindi una batteria bella grossa. Poi abbiamo il caricabatterie col micro USB e c'è la versione con e senza la basetta, a differenza di 3 euro se non sbaglio. Io ho preso quello con la basetta in modo che sia più semplice da mettere in carica. Eccola qua, la basettina con i 2 piolini, quindi io metto il mio cellulare così, zac, e lei si carica. Perché l'ho presa con questa qua? Perché a volte le persone anziane, o tipo mia mamma, deve mettere l'USB-C e non vede. Allora mette magari su una volta, mette su la seconda volta, terza volta, rompe il connettore, addio. Invece qui con la nostra basettina io arrivo, l'appoggio, trac, ed è a posto ed è già in carica. Abbiamo anche una torcia doppia qui, con doppio LED, che possiamo accendere con questo tastino qua. E adesso andiamo a vedere. Allora, come si apre? Perché poi negli altri video mi hanno detto, ma come si apre Lorenzo? Come si fa? Allora, qui c'è una fessura nella parte, guardandolo così dall'alto, qui sotto. Si apre qua, ok, così, tacchete, eccoci qua. E così si è aperto. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo una slot per una SIM normale, grande, un'altra slot per la memoria aggiuntiva. Quindi abbiamo una sola SIM, in questo caso qua. E adesso andiamo a vedere di mettere su la batteria. Non metterò su ancora la SIM perché devo passare prima tutti i numeri, poi andrò a vedere come fare. E lo accendiamo. Eccoci qua. Welcome. Vedete? Abbiamo anche di qua l'ora. Allora, adesso andiamo a impostarlo e magari giro la telecamera in modo da farvi vedere direttamente il telefonino. Eccoci qua, così forse vedete meglio. Bene, allora questo si avvia lo schermo. Poi andiamo su menu, andiamo intanto a cambiare la lingua. Multimedia, alarm, use profile, setting, ok. Andiamo phone setting, SOS setting, security, notifica. Allora, phone setting dovrebbe essere qua, lingue, ok. Andiamo a mettere italiano, che c'è, tranquillamente. Ok.
Come vedete qua io adesso ho messo la lingua in italiano, metodi di input ABC, specializzato, digital, ok. Allora, come è fatto? Andiamo a vedere il menu. Allora, radio FM. Allora, per il menu, la scritta qui ok corrisponde a questo tasto qua, indietro corrisponde a questo tasto qua. Poi per spostarci, questa è una freccia in giù, questa è la freccia in su, la destra e la sinistra, e qua gli si dà l'ok. Quindi abbiamo anche la radio, ecco qua. Ok, se io voglio andare a disattivare la radio, do opzioni, indietro, se voglio spegnere al centro e l'ho spento. Ok, quindi abbiamo messaggi, il menu dei messaggi, poi abbiamo radio FM, poi abbiamo registro chiamate, quindi chiamate perse, chiamate ricevute, eccetera. Strumenti, andiamo a vedere cosa mi dà, calendario, calcolatrice, poi abbiamo Bluetooth, quindi abbiamo anche Bluetooth, manager dei file, cronometro, bene, world clock, quindi l'orario mondiale, il cronometro, vediamo come è fatto, cronometro, suddivisione, addirittura tempi di ogni, vedi record, bello, fatto cronometro di, qua abbiamo le varie cronometri, vedete, che posso mettere, ok, indietro. Poi abbiamo multimedia, vediamo cosa abbiamo, macchina fotografica, videoregistratore, quindi possiamo fare visualizzatore, audio player, video player, registratore cos'è che c'è scritto? Del Polentino, del suono, registrazione del suono, ok. Bene, poi abbiamo allarme, quindi le sveglie, i profili utente, qua possiamo mettere generale, silenzioso e riunione, quindi potete personalizzarlo come volete voi le suonerie. Impostazioni, abbiamo configurazione, SOS setting, quindi quel tastino là che vi dicevo che potete mettere i numeri che volete voi, mostra, impostazioni di chiamate, notifiche, connettività, abbiamo vuota perché non c'è niente. Bene. Poi abbiamo l'ultima rubrica telefonica, quindi la rubrica è per ultima. Ok, vi do l'ok e qua possiamo andare a vedere. Quindi molto semplice, tastoni enormi, come vedete, belli, anche un bel touch, mi piace come bello duro. E qua, ad esempio, i nomi, se voglio andare a vederli, schiaccio nomi e poi vado giù con la tastina. Ok, molto simpatico, come se faccio freccia in giù o allarme, qua dopo posso personalizzare questi tasti qua, freccia in su, scrivi i messaggi, freccia in destra, ok, i profili, freccia in sinistra, abbiamo la fotocamera che insomma come fotocamera sarà una VGA normalissima, qualità molto molto bassa. Bene, quindi abbiamo visto, allora, volevo farvi vedere la torcia, in teoria, ecco qua, guardate che luce che fa, molto, molto elevata, ecco qua, si vede bene. Quindi basta premere questo tastino qua per la torcia e io lo spiego, e mi dà anche il suono, ok? Bene. Numeri, vediamo, 5, 6, ok, belli grandi, si vedono benissimo. Non so, scusate che forse non vi ho fatto vedere, ecco qua i numeri, come si vedono, hanno una bella misura, non enormi, ma si vede bene, bello chiaro. Poi menu, messaggi, andiamo a vedere se ci sono un'impostazione, ok, configurazione, SOS setting, vedete, prima non vi ho fatto vedere qua lo status è acceso o no, perché potete anche disattivarlo. SOS messaggi, numeri, ecco, vediamo che nonostante la lingua in italiano non è tradotto questa parte qua non è tradotta, quindi bisogna andare un po' intuiti. Mostra, sfondo immagine, accensione, spegnimento, retroilluminazione, impostazioni, blocco telefono, spento, cambia, ok, notification LED, ok, posso andare a mettere se voglio le notifiche, perché qui davanti ho le chiamate perse, la batteria che si scarica, il messaggino. Ok, se vogliamo andare a impostare la sveglia o l'orologio, vediamo un attimo come si fa. In teoria dovrebbe essere su impostazioni, ok, impostazione, chiamata, configurazione, qui è ora e data, ecco qua, imposta città, andiamo a mettere la nostra Italia, sarà città del
K non c'è. No. Tokyo, Bangkok. Ok. Si salta. Vabbè, Madrid. Ok. Qui andiamo a mettere qua. Ok. Poi andiamo a mettere orario. Adesso sono le 18:50. 18:50. Data, e qui mettiamo la data in base a quello che ci serve. Ecco, bueno, fatto. Bene, adesso io vado a vedere e qua si è impostato l'orario. Non mi piace la scritta PM, magari voglio andare a mettermi la... ok, andiamo su impostazioni, impostazioni configurazione, orario e data, imposta formato, 12, al posto di ora 12 mettiamo ore 24. Bene. Non abbiamo, ecco, guardate, avete visto che non si è salvato perché bisogna andare a dargli l'ok su configurazione, orario e data. Io devo andare impostazione del formato, ora, metto 24 e poi devo fare opzioni, salva, così per tutte le cose. E allora adesso si è salvato e 18:50 e siamo giusti. Bene signori, che dire, se avete delle domande fatemi pure, anche perché questo sarà il telefono di mia mamma e quindi capirà se ho delle domande, se dovete fare, magari proporre altri video di questo telefono. E vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, così mi aiutate anche a crescere. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!